Fabulang. Impara l'italiano con le storie. Il vecchio e la pistola. Una storia per chi impara l'italiano a livello A2. Molto tempo fa, la vita era pericolosa. C'era una piccola città nel deserto. Un uomo di nome Marco ci viveva. Il compito di Marco era proteggere la città. Quando i criminali pericolosi arrivavano in città, Marco doveva fermarli. A volte doveva usare la sua pistola. Non gli piaceva farlo, ma non c'era scelta. Marco ha svolto il lavoro per 45 anni. Poi la gente ha detto che era troppo vecchio per mantenerli al sicuro. Hanno detto grazie a Marco. Poi hanno dato la pistola di Marco a un giovane di nome Giuseppe. Ci insegnerò, Ha detto Marco a Giuseppe. Sei vecchio e stanco. Ha detto Giuseppe. Cosa puoi insegnarmi? Niente. Un giorno un criminale è arrivato in città. Nessuno conosceva il suo nome, ma sapevano cosa aveva fatto nelle città vicine. Lì molte persone hanno cercato di fermarlo. Ha ucciso tutti loro. Quando i loro figli piangevano, lui rideva. La gente lo chiamano il lupo. Ora il lupo era qui. Stava camminando per le strade con la sua pistola. Ad ogni casa bussava alla porta. Se non aprivano la porta, sparava attraverso la porta. Se aprivano la porta, diceva loro di dargli i loro soldi. Metteva i soldi nel suo sacco. Poi il lupo è arrivato alla casa di Giuseppe. Ha bussato alla porta. La porta si è aperta. Giuseppe era lì in piedi. Aspetta! Ha detto Giuseppe. Per favore non spararmi. Prendi i miei soldi. Prendi i soldi di tutti. smettila subito! Ha urlato Marco. Marco stava in piedi nella strada vuota. Il lupo si è girato. Giuseppe ha rapidamente chiuso la porta. Il lupo si è posizionato in mezzo alla strada. Si è voltato verso Marco e ha sorriso. Oh, cosa? Ha detto il lupo. Oh, ti fermerò! Ha detto Marco. Sei un vecchio. Cosa puoi fare? Vai a riposare nel tuo letto. Marco ha sparato al lupo. Mi hai sparato! Ha urlato il lupo, sorpreso. È caduto a terra. Sono troppo vecchio e stanco per aspettare. Ha detto Marco. Io dico questo, tu dici quello. Ci guardiamo l'un l'altro. Nessuno si muove. La strada è silenziosa. Chi sparerà per primo? E così via. Marco ha riposto la vecchia pistola di suo padre. Ha camminato avanti e ha preso il sacco del lupo. Tutti sono venuti e hanno preso i loro soldi. Grazie Marco, hanno detto. Quando il sacco era vuoto, Marco l'ha lasciato cadere accanto al criminale. Il lupo era morto. Marco, Ha detto Giuseppe. mi dispiace. Mi insegnerai? Domani. Ha detto Marco. Sono stanco. Grazie per aver ascoltato questa storia di Fabulang. Ci sono molte altre storie su www.fabulang.com. Non dimenticare di iscriverti, così sarai avvisato quando ci sono nuove storie con cui esercitarti. Fine.